Nuovo appuntamento con Dreaming Roma. Oggi ci è venuto a trovare in studio Giorgio De Marsi. Ciao Giorgio, come stai? Ciao Marco, tutto bene, tutto bene. Giorgio o George? Perché parliamo subito delle tue origini, perché poi queste storie a me piacciono un sacco. Nato in Pennsylvania. No, in California. Ah. Sì, lo so, in giro si trova sempre che in Pennsylvania, no, in California. Non è vero, quindi no, vicino a Los Angeles, sì, sono mettiamo nato subito i puntini sui i, perché no, cioè, con tutto il rispetto, però un conto è Pennsylvania, un conto è California. California suona molto meglio. California dove? È Lancaster, che hanno sì. lo stesso nome appunto della ecco città in perché, Pennsylvania, ecco perché si confonde. Però è scritto dappertutto Pennsylvania. Lo so, infatti qualsiasi... è un problema, dobbiamo dobbiamo questa intervista. Esatto, allora... Guardo la camera. Giorgio De Marsi è nato in California e non in Pennsylvania. Ok, siamo d'accordo. Perfetto. No, sono nato vicino a Los Angeles, come ho detto, a Lancaster, negli Stati Uniti, per chi non lo sapesse. No. Credo di sì. A questo punto esageriamo proprio con le... No, mio padre è un militare, lavora all'aeronautica, quindi... Per lavoro per diversi anni è stato negli Stati Uniti. Figo, no? Sì, molto figo. E mia madre, diciamo, l'ha raggiunto e dopo sono nato io nel corso di questi anni. Dall'amore. E quanto sei rimasto negli Stati Uniti? No, poco tempo, non ho ricordi vividi degli Stati Uniti, credo qualche anno, non di più. 2-3 anni credo. Però non hai radici lì, quindi non è che torni, cioè hai... No. Però, insomma, ti apre porte, poi ci entriamo, insomma. Apre molte porte, al di fuori del calcio in generale. Esatto, essere cioè comunque un doppio passaporto è importante. Sì, è molto importante, molto. Sì. E hai magari anche delle foto, insomma, no? Cioè... Sì, ho qualche foto, soprattutto perché io sono il primo nipote da parte di mia nonna, quindi da parte materna, dei miei zii, quindi sono tutti venuti negli Stati Uniti quando sono nato, quindi ho una marea di foto, video riguardanti quel periodo quando sono nato. Ogni tanto con i miei le rivediamo. È molto bello vedere anche come sia cambiato i posti nel giro appunto di 18 anni, 19 anni. Ti andrebbe di tornarci? Sì, quest'estate ho fatto un viaggio a New York. Io sono molto legato agli Stati Uniti perché sapendo che sono nato là mi piace molto scoprire diciamo la cultura americana. E vedo film riguardanti l'America, sono molto vicino anche allo stile di vita americano. E la lingua? Non hai avuto modo però, perché se sei stato... purtroppo quello è un problema. Perché se rimani qualche anno in più, quando sei tornato in Italia? Quindi a 3-4 anni? Sì, 2-3 anni. Allora non hai fatto in tempo. No. Ti devi impegnare come tutti noi a studiare l'inglese. Sì, ho fatto un percorso classico dei studi dell'inglese. Questo è un po' un problema perché l'inglese è fondamentale. Più che un problema, diciamo che potevi avere il grande vantaggio assolutamente. perché ovviamente quando si è piccoli si impara molto più facilmente, no? Quindi stando lì, però se ci sei rimasto così poco tempo... Però mi è sempre piaciuto vedere film, la musica inglese, americana soprattutto, sono sempre stato appassionato. Quindi di conseguenza comunque hai iniziato a giocare a calcio in Italia. Sì. Sei tornato in Italia, hai iniziato a giocare a calcio dove? Nella squadra del mio paese, il San Cesario. Sempre portiere, sì. Sempre dall'inizio, subito portiere ho fatto. Non sono come tanti di quei portieri che magari hanno iniziato fuori e dopo si sono spostati in porta. Tu c'hai proprio questa passione. Non so neanche il perché, però ero attratto dalla figura del portiere, un po' strano, forse perché si poi emarginato anche. C'è proprio un retropensiero profondo addirittura. No, perché poi sempre magari nel corso di questa chiacchierata lo affrontiamo sto ruolo, perché poi è proprio un ruolo difficile, strano, difficile, complicato. Sì, assolutamente. E a te però sempre attratto. Sì, mi intrigava questa figura un po' particolare, stava da solo, si allenava a parte. L'unico che la poteva prendere con le mani, questo piccolo vantaggio. Sì. Anche se ormai ha toccato più coi piedi con le mani, pure quello è andato. Però no, mi fa ridere sta cosa dell'allenamento da solo, perché poi uno non ci pensa, è vero. Che poi soprattutto quando sei piccolo non c'hai i preparatori, cose, quindi comunque stai... E comunque far parte di un altro gruppo all'interno del gruppo è una cosa molto bella.
cioè stringi un forte rapporto con i compagni di reparto. Sì, è vero, perché siete pochi intimi, anche col preparato dei portieri, immagino. Sì, assolutamente. E sei entrato nella Roma, che eri piccolissimo, te lo ricordi come? Sì, dopo 2016, no? 2016 ho fatto prima un anno all'Acquacetosa, sì. Perché il gruppo qua a Trigoria ancora si doveva creare, e tra l'altro qualche compagno che ci gioca ancora adesso, ci conosciamo dall'Acquacetosa, certo. Quindi sono molti anni che giochiamo insieme. Sì, poi il gruppo 2007 è un gruppo particolare, insomma. Sì. E ho fatto il primo anno all'Acquacetosa e subito dopo il primo anno che ho iniziato a giocare a calcio, quindi il secondo anno sono andato all'Acquacetosa, ho fatto quell'anno e dopo sono venuto qua a Trigoria appena si è creato il gruppo. Del primo giorno mi ricordo tutto quindi io ero andato con la mia borsa della società perché dovevo fare il provino, che poi non è servito, mi hanno preso direttamente e diciamo sua fiducia ti hanno preso. Sì. No, perché tra l'altro c'è una storia dietro. I miei non sono mai stati tanto appassionati di calcio, okay. Quindi io ho iniziato con il nuoto, con altri sport. E poi in Italia è una strada che provano tutti più o meno. No, ma sono stato proprio io a chiederlo ai miei, perché loro non mi ci volevano mandare a giocare a calcio. Però se non c'è la passione dentro familiare, infatti no, poi perché è un investimento importante. Sì, soprattutto perché i miei non mi ci volevano mandare, soprattutto all'Acquacetosa poi, perché era molto lontano da casa mia, molto lontano. Sì, quando parlo di investimento è quello, di tempo, certo, di energie, cioè. E comunque dopo non sai se potrà andare bene o male il percorso. Portiere moderno, nel senso, diciamo che la descrizione potrebbe essere questa: sei forte tra i pali come ogni portiere deve essere, ma ormai ne parlavamo prima, insomma, il portiere di adesso deve essere forse con i piedi tanto forte quanto con le mani, si può dire? Secondo me no. Per prima cosa il portiere deve sapere parare. 60-40? No. Nemmeno? No, 70-30? Sì, dai. Ok. La cosa fondamentale ovviamente è parare, cioè certo. Non ci prendiamo in giro. No, meno male, perché è fondamentale, il ruolo è nato per quello. Poi col tempo si è evoluto, è diventata anche secondo me una figura centrale e importante per la squadra, perché sei il giocatore in più che comunque consente alla squadra di fare possesso e cose del genere. Molto importante e una figura centrale proprio nel calcio di oggi. Da quando è iniziato, quanto è cambiato il ruolo del portiere secondo te? Secondo me tanto, non ho così tanti anni da poterti dire, però è cambiato, perché soprattutto da bambino non veniva allenato così tanto questo gesto, comunque il gesto tecnico con i piedi. Certo. Mentre adesso è un elemento importante anche durante la settimana e soprattutto si lavora molto con la squadra per comunque essere amalgamati tutti insieme. Anche perché la costruzione dal basso è un po' recente come filosofia. Sì. E si parte dal portiere ormai. Si parte dal portiere, inizia tutto dal portiere. Poi da bambino avevo quest'idolo, no? Neuer, ho sempre avuto l'idolo scelto bene, insomma. di Neuer, che comunque era un portiere fuori dal normale, un po' strano a tratti, no? Però mi ha sempre affascinato il suo modo la sua presenza in campo, il suo modo di giocare con i piedi anche, che è stato secondo me il primo a farlo così anche il bene. Modo di parare suo è un po' strano, la postura non è proprio da portiere classico, no, non è da portiere italiano, quindi con la tecnica italiana. Noi non usiamo quel modo di parare, però comunque da bambino, quando vedi, non avendo neanche tante conoscenze, a primo impatto subito amore verso. Guarda, mi trovi particolarmente d'accordo, perché dei tanti portieri visti dal vivo è quello che mi ha impressionato di più. Cioè proprio avevi la sensazione di dover fare il tiro perfetto per segnargli. Sì, soprattutto negli anni in cui ero bambino era veramente ingiocabile, cioè prendeva tutto e riusciva a giocare benissimo, le uscite a centrocampo di testa. Veramente un portiere moderno, cioè un portiere che ancora tutt'oggi riesce a giocare benissimo e è all'avanguardia rispetto a tanti altri. Club, quindi top nonostante l'età, a 40 anni. Gli infortuni è stato pure abbastanza sfortunato. Tanto di cappello, veramente. Dove pensi invece di dover migliorare?
Allora, secondo me sempre il gioco coi piedi è un aspetto che posso migliorare, perché diciamo, quest'anno è stato il primo anno in cui veramente mi sono sentito parte di un gioco di squadra in cui venivo tanto utilizzato con i piedi, quindi sono migliorato tanto quest'anno, però credo che ci sono anche ancora molti margini di miglioramento. Vabbè, diciamo che insomma sei giovanissimo ancora, sì, quindi... oltre tutti gli altri, che comunque se te ne devo dire uno è questo. Invece ora poi ci torniamo ovviamente a parlare di calcio, siamo più qui per questo, ma prima hai detto una cosa molto divertente, no? Questo profilo solitario del portiere, ma sei anche un ragazzo introverso che gli piace stare da solo oppure no? No, hai ragione, sì, sono un ragazzo un po' introverso, soprattutto perché di da solito bambino. si ha questa immagine del portiere mezzo pazzo che invece si butta dappertutto, invece tu sei un po' diverso. Sì, da bambino ero molto introverso, molto, forse anche per questo che mi ha fatto avvicinare alla figura del portiere, può essere. Io voglio stare da solo, lasciatemi stare. No, però devo dire che con gli anni, stando nel gruppo, nei vari gruppi, con i compagni, questa cosa è molto migliorata. Infatti adesso non sono così tanto diciamo solitudinario, comunque riesco a stare con la gente, ma da bambino veramente era un problema per me diciamo avere dei discorsi con altri bambini così. E il calcio mi ha aiutato tanto in questo, infatti sono lo spogliatoio, certo, ha aiutato tantissimo, soprattutto molte esperienze che ho fatto fuori, diciamo in altre nazioni, sempre con i ragazzi, mi ha forgiato tanto il carattere. Quindi il tuo è anche un percorso, se vogliamo, proprio come persona, come uomo. Sì, sei cresciuto come portiere, ma come uomo, questo è importante. Io sono cresciuto nella Roma, insieme alla Roma, come devo dire. Da quando ero piccolo fino adesso sono sempre stato alla Roma, quindi tutti, diciamo, i miei miglioramenti sono avvenuti anche perché mi trovavo qui. E per il percorso ovviamente che ho fatto insieme ai compagni e alle varie squadre. Quindi ti piace proprio lo spogliatoio a te? Stare dentro lo spogliatoio? Sì. Beh, noi ragazzi, noi giocatori viviamo l'80% del nostro tempo dentro lo spogliatoio. Siamo qua dalla mattina fino alla sera, siamo sempre tutti insieme e è una seconda famiglia lo spogliatoio. Riesci a ritagliarti del tempo libero? Fai qualcosa in particolare oppure ti riposi di fatto? No, quando posso mi riposo, soprattutto nell'ultimo anno cerco di riposarmi il più possibile, però no, quando ho del tempo libero mi piace uscire, mi piace svagarmi anche e mi piace staccarmi dallo spogliatoio, quindi avere dei miei amici a parte, perché comunque è importante secondo me differenziare le due cose. Sono quindi compagni, non sei sono però amici. Quel tipo di ragazzo che si chiude a vedere le partite di Serie A, B, C, Premier, Bundesliga. No. Meno male. No. Ogni tanto un po' di svago serve. Ci mi piace di seguire anche altri sport quando posso. Tipo? Basket, mi piace molto, sono tifoso dei Lakers, se si può dire. Sì, molto tifoso. Si può dire. Cioè hai di fronte un Bulls, però insomma è più... Visto anche che sei nato lì. Sì, tra l'altro sì, meno male che almeno c'ho anche la scusa, capito? Tifo Lakers perché sono là vicino. Comunque i Lakers sono forse la franchigia più famosa del mondo, quindi non è... Insomma, poi è anche abbastanza... un bel po' vincente. Gruppo 2007, fai parte di un gruppo molto vincente nella Roma, no? Alla fine già 2 scudetti, tante pressioni addosso forse nel crescere, le avete sentite? Ma no, io non credo anche gli altri non abbiamo sentito tutte queste pressioni, perché secondo me nel settore giovanile, come ci hanno ripetuto molte volte, è importante il percorso e non, diciamo, dove riesci ad arrivare al termine della stagione. Ovviamente se riesci a vincere è una soddisfazione personale e di squadra che comunque ti rimane per sempre, secondo me. Noi abbiamo vinto 2 scudetti, Under 16 e Under 17. Sì. Prima avevamo vinto qualche torneo quando eravamo bambini, però sono emozioni veramente forti e comunque ti porti appresso, soprattutto perché l'hai fatto con un gruppo che conosci da tanto tempo, ci sei cresciuto insieme ed è bello coronare con una vittoria, soprattutto di uno scudetto tutto l'anno, quindi tutte le fatiche e i sacrifici che si sono fatti.
Visto che è un gruppo forte, ovviamente adesso in primavera ci sono i 2006, ci sono i 2008, addirittura il 2009, però insomma il gruppo 2007 è bello presente, è cresciuto insieme, lo dicevi tu, no? Poi sì, qualcuno è andato via, qualcuno è arrivato dopo, però insomma il nucleo c'è da sempre. Vi manca questa, cioè vi manca, aspirate a questa un po' chiusura del cerchio col campionato primavera? Sì, io lo spero veramente, anche e soprattutto come dopo, diciamo, l'anno scorso, come è andato a finire l'anno scorso. Penso che quest'anno se accade, non mi fa dire cosa, però se accade sarebbe una chiusura di un cerchio del settore giovanile perfetto, dopo tutto quello che abbiamo fatto, soprattutto, ripeto, con i ragazzi che conosco da molti anni. Intanto un passo alla volta, perché sì, a differenza degli altri anni, e potrebbe non essere un male, c'è anche il passaggio dei playoff, no? Di solito la Roma si presenta direttamente in semifinale, spesso come strafavorita, quest'anno è un po' diverso. Playoff è una partita diversa dalle altre, è una partita che per certi versi non siete abituati a giocare. Quanto è importante giocare una partita del genere, quanto è importante anche giocarla, per esempio, in casa? No, sicuramente è importantissimo e, diciamo, se riesci a superare questo ostacolo dei playoff, secondo me è molto più consapevolezza e molto più grinta e voglia, e dopo secondo me il percorso diventa un po' più facile rispetto ad andare direttamente in semifinale. Questo è il mio pensiero, perché comunque già hai affrontato una partita dentro fuori, in casa sarebbe veramente una bella cosa, una bella esperienza, e spero che vengano molti tifosi al Tre Fontane, perché il clima con i tifosi è diverso, cioè riescono a spingerti quando ci sono quelle situazioni mezze e mezze, danno diciamo, ti fanno inserire la marcia in più per provare a portare a casa una vittoria. E poi faremo tanti appelli per far venire le persone al Tre Fontane. Facciamo un passo indietro. Nato negli Stati Uniti, doppio passaporto, convocato negli Stati Uniti Under 19, insomma a livello di esperienza siamo al top. Sì, è stata veramente una bella soddisfazione, perché comunque rappresentare una nazionale è sempre il sogno di ogni bambino, e quella americana anche per me, perché come ho già detto mi sento molto vicino allo stile di vita americano, e comunque sono nato negli Stati Uniti, quindi è veramente un grande privilegio far parte della nazionale, comunque essere stato convocato. Se in futuro dovessi avere un po' l'onore, la fortuna, scegli tu la parola, di poter scegliere, confermeresti la tua disponibilità, fermo restando che è una cosa che non devi scegliere adesso, ma certo, l'idea potrebbe essere quella di continuare con la nazionale statunitense, o comunque tu dici se chiama l'Italia è differente? No, secondo me no, cioè vorrei continuare col percorso con gli Stati Uniti, perché mi hanno dato fiducia, certo, e queste sono cose che apprezzo veramente. Sono stato molto tempo a aspettare l'Italia, qualche anno, e non è mai arrivata la chiamata, però era da 1 anno, 2 anni che cercavo appunto la chiamata da oltreoceano, ecco. Quindi sono molto contento di far parte del gruppo degli Stati Uniti. Sì, poi è una figata, dai. No, è una figata. La nazionale statunitense comunque è una figata, sì, dai, la può pure vende benissimo. Sì, si vende bene. È l'anno della tua consacrazione, secondo te? Perché titolare in primavera, ma di fatto in pianta stabile in prima squadra, insomma, entriamo anche in questo mondo prima squadra, perché poi sei il classico profilo borderline, cioè giochi in primavera ma scendi in primavera per giocare, diciamo. Sì, l'anno della consacrazione, ma non mi sento di dirlo così sinceramente, però è l'anno in cui sono riuscito e sto riuscendo a esprimere meglio quello che sono, il mio ruolo e il mio modo di interpretare il ruolo. E la prima squadra, stare in prima squadra è veramente un onore e un privilegio assurdo, immenso, e molte delle cose che ho imparato e molto dell'approccio che sto avendo anche in primavera è perché ho fatto delle esperienze con la prima squadra, quindi stando anche a contatto con giocatori di livello internazionale, campioni del mondo, è un'esperienza che veramente ti arricchisce dentro. Quanto è importante rubare l'occhio da un portiere come Svilar? Assolutamente, è fondamentale.
non solo come para, ma il modo di allenarsi, come si approccia all'allenamento e cosa fa in palestra. Io cerco di guardare il più possibile di tutti, anche di Gollini, veramente di tutti, anche dei giocatori di movimento, come diciamo porsi diciamo, a una persona più grande e a un giocatore di livelli importanti è una cosa fondamentale da imparare e che dopo ti porterai dentro anche quando magari avrai a che fare con altri tipi di spogliatoi. Che rapporto hai con Gollini e Svilar? Bellissimo, sono molto contento di questo. Siamo veramente un bel gruppo anche con i 2 preparatori che abbiamo. Si è creato veramente un gruppo bello, unito, e dove si riesce anche a ridere durante l'allenamento. Spingiamo forte, spingiamo tanto, non ci risparmiano niente, questo è da dire, però quando abbiamo quel momento di pausa, ecco, una risata fa sempre bene, ti fa scorrere l'allenamento in modo migliore. Senti di meno la fatica? Sì, sì. E invece è fondamentale, soprattutto dei giocatori di movimento, chi è che calcia in maniera più difficile per te? Ma ce ne sono tanti. Immagino. Molti. Sulle Dybala, anche Cristante ha un grande tiro, Pisilli, te ne potrei nominare quasi tutti, veramente. Vabbè, è Serie A. È Serie A, il livello è molto alto. Ecco, alto. Ci sei quasi, no? Sei a un passo dal professionismo e adesso questo passo come si fa? Come lo facciamo? Ma penso di farlo come ho fatto tutti gli altri miei piccoli step, quindi anche dall'Under 15 all'Under 16, 16, 17, così in avanti, dare il tutto per tutto ogni giorno, pensare sempre all'oggi, quindi non spingersi mai tanto oltre con la testa, e dare tutto quello che puoi e secondo me se fai così, qualunque cosa, in qualunque modo andrà, non avrai rimpianti, quindi per me questa è la cosa fondamentale. Torniamo al ruolo del portiere, è un ruolo speciale, particolare, per l'importanza ma anche per la difficoltà di emergere, no? Nessuno a volte lo dice, ma emergere come portiere è più complicato, alla fine ne gioca uno. Sì. sì, no, è molto complicato, molto più complicato secondo me rispetto agli altri ruoli, perché ne gioca uno e neanche puoi subentrare. È quello che non c'è partita sul 4-0, faccio riposare il titolare, no, quello voi non ce l'avete. No. Però è anche una di quelle cose che rende, come ho già detto prima, questo ruolo speciale, e perché anche l'ho scelto, perché se vieni messo in campo vuol dire che comunque hai fatto veramente bene e sei arrivato a un livello di condizione, di livello tale che è proprio per diciamo per meritocrazia, per quello che hai fatto. Sì, che riesci a giocare, ecco. Quanto è difficile fare il portiere, però te lo immagini in uno stadio come l'Olimpico? Abbastanza difficile. Cioè devi riuscire un po' quasi a cercare di non vedere intorno a te. Sì, quello è l'esperienza, secondo me fa molto l'esperienza su queste cose. Ovviamente dovesse mai capitare sarà complicato all'inizio, è complicato per tutti immagino, però con l'esperienza più va avanti cerchi di comunque crearti una cupola e metti fuori tutto il resto e pensi solo alla partita. Però come mi hanno detto anche alcuni ragazzi, c'è chi veramente sente il tifoso che gli parla, magari le urla dei tifosi così, e riesce a spingere di più. Quindi sono modi di interpretare, diciamo, lo stadio in maniera diversa. Certo. E per darti quello stimolo in più. Comunque tu l'Olimpico lo stai già vivendo, insomma, da tanto tempo, questo forse può un po' aiutarti. È vero che poi scendere in campo è diverso, però già la panchina, l'ambiente della prima squadra, il gruppo prima squadra ti sta facendo crescere, cioè gli alzi gli occhi ogni tanto. Sì, sempre. Ogni volta che salgo dalle scalette è veramente un'emozione. Il riscaldamento. Quando esco per il riscaldamento, mi ricordo la mia prima volta che sono uscito, è stata veramente emozionante. Mi guardavo intorno, veramente sto all'Olimpico davanti a tutta questa gente. Sì, è bellissimo, veramente emozionante, difficile da descrivere a parole, soprattutto per un ragazzo che è sempre stato a Roma, quindi è una grande soddisfazione. Qual è la tua ambizione nel calcio? Non avere rimpianti oppure dici
arrivare a questo punto io voglio fare il giocatore professionista. No, ovviamente diciamo l'obiettivo principale è far sì che sia un lavoro per me, quindi riuscire a vivere di questo, perché avere un lavoro che ti piace, e comunque non è qualcosa di raro nel mondo d'oggi, quindi sarebbe veramente un privilegio, ecco. Però come ho detto prima, dare il massimo ogni giorno, spingersi sempre oltre, cercare di superare i limiti, dopo come va, zero rimpianti però. Cresciuto nella Roma, l'hai detto tu, come ragazzo, come portiere, ti chiedo allora che significato ha per te la maglia della Roma? Ha un significato speciale, sono qua da qualche anno, però da quando veramente ero bambino mi ha accompagnato in tutti questi anni. La Roma è sempre stato un elemento importante nella mia vita, anzi fondamentale, perché c'era la mia famiglia e la Roma, e quindi mi ha permesso di fare molte esperienze che credo sarebbe stato difficile fare, e sono molto contento di stare qua. È veramente una cosa speciale indossare la maglia della Roma, e ogni tanto ci dobbiamo ricordare che indossiamo la maglia della Roma, ogni tanto ci si dimentica di questo, ma ogni tanto è importante ricordarsene. In bocca al lupo per tutto. Grazie mille.